Allora ragazzi, altra possibilità di poter sfruttare oltre ai tasti touch anche i tasti fisici del volante per poter inserire negli stessi la funzione per le telecamere 360 o quant'altro. Vediamo oggi come si fa per impostare questa nuova opzione. Allora, la prima cosa dobbiamo andare sempre nel nostro menu impostazioni, ok, poi scegliamo da qui auto ed entriamo sul menu impostazioni di fabbrica con il solito codice 126, ok, e siamo dentro. Allora, per attivare quella opzione dobbiamo andare sul menu altro e poi qui c'è questa voce assegnazione tasti del volante. Io chiaramente questa è una ROM di AL9K, quindi il menu è stato tradotto in italiano. Per chi avesse la stock originale chiaramente in inglese, e bisogna cambiare questa voce da SWCK a CAN-K. È chiaro? Questo è il menu dedicato. Facciamo applica e facciamo esci. Chiaramente ora il sistema dice che riavvierà il tablet per poter applicare le nuove impostazioni. Diamo ok, aspettiamo che riavvii il sistema per salvare il tutto. Allora, per fare ciò, ragazzi, dobbiamo andare sul menu, poi cliccare su analisi, dove c'è l'icona con lo sterzo dell'auto, e da qui possiamo impostare i tasti sul volante, alcuni con la funzione singola e alcuni con la doppia funzione, quindi con il tasto prolungato. Vi faccio vedere. Allora, da questa schermata attiviamo subito i pulsanti che hanno la possibilità del tocco singolo, quindi il più del volume. Quando clicchiamo il tasto sul volante ci apre questa schermata, quindi abbiamo cliccato il più del volume, andiamo a scegliere il più del volume e diamo ok. Parliamo sempre di tasto singolo, poi clicchiamo sul meno sempre sul volante, apre sempre questa schermata e clicchiamo su meno, ok. Poi abbiamo a seguire il tasto ok che ci consente di scegliere la modalità quindi di utilizzo del comparto multimediale. Per creare questa soluzione dobbiamo cliccare sul tasto ok e da questo menu dobbiamo scegliere mod, questo qui che sarebbe riferito al tasto ok che è sul volante. Gli diamo ok, poi a seguire abbiamo le freccette a destra e a sinistra per andare avanti con i brani. Clicchiamo prima la freccia avanti e mettiamo eccola qui, avanti, ok, poi la freccetta indietro e clicchiamo sulla freccetta indietro, ok. Poi abbiamo la cornetta alta per rispondere alle telefonate e andiamo a selezionare, eccola qui, ok. Poi abbiamo la cornetta di chiusura della telefonata e andiamo a impostare, eccola qui, ok. Abbiamo impostato tutti i tasti del nostro volante con il tocco singolo. Possiamo anche salvare queste impostazioni intanto, ok. Poi rientriamo sempre nell'applicazione. Da qui adesso possiamo settare i tasti con la funzione del tasto prolungato, quindi con la doppia azione, che questi tasti che hanno la doppia funzione
sono tutti tranne che il volume, il più o il meno non possiamo settarli con la doppia funzione, quindi con il tasto prolungato. Ogni qualvolta che pigiamo il tasto sul volante ci seleziona quello che abbiamo cliccato. Io così ho impostato i miei pulsanti, poi ognuno può impostare come crede, ma è una cosa più sensata che dopo vari settaggi sono riuscito a realizzare. Per non perdere la possibilità di selezionare quindi le stazioni radio e fare una ricerca avanzata delle stazioni radio, per continuare a utilizzare i tasti come erano prima, quindi sia in avanti che indietro, la ricerca della radio sia avanti sia indietro, bisogna impostare tasto avanti, quindi la ricerca avanti, selezionare a lungo il tasto, ci apre questo menu e da questo menu dobbiamo selezionare questa voce che ci consente di recuperare quella modalità che altrimenti non possiamo. Setup, questa qui, questa serve per andare avanti e cercare le stazioni radio, ok, e l'abbiamo impostata su avanti. Poi sulla freccetta indietro teniamo in maniera prolungata e andiamo a settare quest'altra voce che è set down. Poi andiamo a settare il tasto ok, vedete, sul volante, teniamo prolungato questo tasto e io ho messo il tasto home, ok. Chiaramente questo pulsante ok sul volante funziona solo se abbiamo impostato sul quadrante del display del cruscotto la modalità audio, perché altrimenti non funziona. Quindi solo in modalità audio possiamo usufruire di questo tasto ok sul volante. Poi ci rimane da settare la cornetta alta e la cornetta bassa. La cornetta alta io ho messo le telecamere, teniamo cliccato e mettiamo AVM, eccola qui, ok, e ci rimane solo la cornetta di chiusura telefonata. Selezioniamo una volta, poi teniamo premuto il tasto e io qui ho messo praticamente la possibilità di escludere l'audio, il mute. Ok, questa è la mia configurazione che a mio avviso è più sensata. Non ha senso andare a mettere sui tasti fisici l'assistente di Google, perché possiamo fare direttamente con la chiamata di... quindi andiamo a sprecare un tasto che non ci serve a nulla. Infatti già è partito qui praticamente. Ok, allora, ricapitolando, i tasti sono 2, 4, 7 tasti, di cui solo il più e il meno non possono avere la doppia funzione. Per tutti gli altri possiamo utilizzare la doppia funzione. Andiamo a salvare, ok, e andiamo a vedere adesso le impostazioni che ha preso. Allora, a questo punto dobbiamo mettere all'interno del quadrante il menu audio, perché altrimenti non abbiamo la possibilità di sfruttare il tasto ok. Quindi una volta che abbiamo inserito l'audio, il menu dell'audio, possiamo selezionare tramite il tasto ok la sorgente, vedete? Quindi ci seleziona tutto quello che abbiamo all'interno del tablet, il comparto multimediale, dalle telefonate al Bluetooth alla navigazione tramite Chrome, ai contatti, alla possibilità di cercare all'interno e alla fine torniamo alla radio. Per quanto riguarda l'avanzamento della ricerca delle stazioni è rimasto tutto invariato come prima, quindi con il tasto prolungato sulla freccetta va a ricercare nuove frequenze sia in avanti che indietro, quindi è rimasto tutto invariato. Con il tasto invece prolungato di ok, dalle sorgenti, dalla possibilità di scegliere le sorgenti all'interno dell'auto,
torniamo alla home del launcher. Su questi due tasti noi abbiamo messo su la risposta del tasto del telefono, abbiamo messo le telecamere 360 gradi, quindi clic prolungato apre sempre la telecamera con a destra, e poi altro clic prolungato ed usciamo. Poi sul tasto di chiusura della chiamata, tasto prolungato, ho messo il mute, che se abbiamo necessità di interrompere la musica in quel momento perché dobbiamo parlare con qualcuno, invece di abbassare il volume interrompiamo momentaneamente l'audio, poi cliccando nuovamente si ripristina. Secondo me questa è un'impostazione dei tasti un po' più sensata, perché altrimenti andiamo a perdere, se settiamo altre cose, andiamo a perdere la funzionalità di ricerca in avanti e indietro quando ascoltiamo la radio o i brani musicali, che sinceramente a me dà un po' fastidio. Spero che questa piccola guida vi sia utile e noi ci aggiorniamo ad uno dei prossimi video. Ciao ragazzi, statemi bene.